Bentornati devastati! Ma come andiamo, ragazzi? Parleremo dell'InMotion V11 per la seconda volta perché voglio fugare ogni vostro dubbio e rispondere alla domandona: ma questo InMotion V11 è un mezzo da strada o è un mezzo da off-road? Oggi, come potete vedere, sono venuto nel nulla perché qua siamo vicini al lockdown, quindi non si può più stare senza mascherine e quindi non si sa, andiamo avanti. Sono passate un paio di settimane, ho avuto modo di usarlo in lungo e in largo e quindi ora posso dirvi due cose più intelligenti e meglio ponderate riguardo a questo mezzo monowheel. Una cosa di cui non vi ho parlato la volta scorsa sono le pedane. Come potete vedere anche su questo InMotion le pedane sono le stesse del V10F, quindi comodissime, larghissime, il piede ci sta comodissimo, potete fare anche viaggi lunghissimi senza avere alcun problema di crampi perché il vostro piede su questo mezzo sta molto comodo. Uno, in più con gli ammortizzatori che non avete grossi colpi, avete fatto centro, no? Inoltre, come anche il V10F, potete vedere il livello della vostra batteria da qua, perché ha un piccolo display che vi permette di sapere, senza bisogno di collegarvi con l'app, a quanto è la batteria. Peccato che non ha un bel display come lo Sherman, perché ragazzi, d'ora in poi mi sa che io sui monoruote vorrò vedere sempre dei bei display come lo Sherman. Come vi ho già detto l'altra volta, questo InMotion ha un sistema di sospensione completamente diverso dal Kingston e in queste settimane me l'avete chiesto in molti: ma com'è? Meglio e peggio, è meglio e peggio? Io non lo so, io ve lo assicuro che a guidarlo l'effetto finale è più o meno lo stesso. Secondo me la differenza la faranno due cose: una, la manutenzione, bisogna vedere quale dei due ha bisogno di più manutenzione, e l'altro appunto è la durata, bisogna capire quale dei due si sfascerà prima. E quindi sinceramente io non lo so al momento qua, io non sono un tecnico ovviamente, quindi non saprei dirvi a livello tecnico quale dei due sistemi è il migliore. Sicuramente vi posso assicurare che questo sistema qui, così come concepito, funziona benissimo. Che vi devo dire? Io mi trovo bene. Sono anche riuscito a fare un bel range test con mia moglie. Siamo partiti, come potete vedere nel video, con il V11 porta mia moglie e l'M Super Pro, quindi abbiamo 1500 Wh questo e 1800 Wh l'M Super Pro, e devo dirvi a malincuore che il V11, dico malincuore perché il V11 non è mio e l'MSP è mio, comunque l'MSP siamo tornati con 17% di batteria mentre questo ne aveva ancora 40, ragazzi. Quindi il range test è finito, non dico a metà, ma poco dopo, perché purtroppo l'MSP ci ha abbandonato e che devo dire, siamo tornati a casa a ricaricare. Quindi vabbè, dai, lasciate che vi porti con me a fare un giretto sull'InMotion. Andiamo! Adesso vi faccio vedere la peculiarità di questo InMotion. Con un mezzo normale questa cosa qui non potete farla. Guarda le pietre che ci sono qua. Con un mezzo normale vi ammazzate così qua. Lasciatevelo dire. Troppi buchi, pietre, salti. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda l'InMotion. Vedi quello che dico? È qui che fa la differenza l'ammortizzatore. È qui. Oltretutto guardate come è agile anche nello stretto, nel difficile. L'altro giorno abbiamo fatto un bel giro quando abbiamo fatto il range test e siamo andati anche in posti abbastanza complicati. Devo dire, mia moglie se l'ha cavata egregiamente con l'InMotion. Ragazzi, l'ammortizzatore fa la differenza, c'è niente da fare, fa la differenza.
Tra l'altro ragazzi, io denigravo le pedane un po' alte, ma se fate off-road come me sono la svolta, ragazzi. Sono la svolta, perché non vi dovete più preoccupare delle pietre anche più alte, via. Diciamo che si passa meglio anche in posti più difficili, dove con un altro monoruota sarebbe un po' complicato, diciamo. Ecco, piccolo appunto ragazzi, 27 kg quando dovete andare a ficcarvi in mezzo alle pietre come prima, per esempio. Quindi spingere in salita e schivare pietre rimane un po' complicato, rimane abbastanza faticoso, perché mi pare ovvio, è un po' pesantino e la ruota è da 18x3, quindi è così, c'è niente da fare. Però io vi assicuro che questo mezzo è divertente, è molto molto divertente. Se fate tanto off-road, minchia, è lo spasso più totale. Se invece siete gente cittadina, niente, via, sarà tutto più comodo, tutto più facile, tutto più morbido. Ma vorrei spendere anche due parole sulla sicurezza, ragazzi, perché secondo me l'InMotion, col fatto che uno è ammortizzato, due il fatto che ha un firmware molto dotato alla sicurezza, quindi voi lo sapete molto bene, quando ha la batteria al 100% vi permette di usufruire di tutta la potenza, ma come scende un pochino già la velocità che vi permette di fare diminuisce. Quindi secondo me nel 2020 questo qua è uno dei mezzi più sicuri che ci possa essere, perché il firmware abbinato agli ammortizzatori fa sì che è difficilissimo cadere da questo mezzo. Oltretutto che io sappia non si è ancora mai sentito parlare di cut-off di InMotion V11 e scusatemi se è poco. Parliamo anche un secondo della frenata, ragazzi. Questo monoruota, essendo che è un 2200 watt, ha una frenata abbastanza reattiva. Perché dico abbastanza? Perché in effetti quando vai sui 45-50 all'ora, se vuoi fare una frenata un po' brusca, ti serviranno parecchi metri prima che si fermi il monoruota, come potete vedere dal video. Ragazzi, so che siete curiosi di sapere il mio pensiero su questo mezzo. Ve lo dico subito. Secondo me l'InMotion ha fatto centro questa volta. Finalmente ha fatto un mezzo che abbina tutte le peculiarità e le cose positive che potrebbe avere un monoruota. Quindi velocità, potenza, comodità, ammortizza, c'ha un cavalletto, c'ha un faro che illumina anche le gallerie più buie. Secondo me l'InMotion ha fatto centro stavolta. Devo ammettere che se avessi la possibilità mi prenderei un bel InMotion V11. Sicuramente se lo prenderebbe mia moglie. Bene ragazzi, per oggi è tutto, grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto registratevi al canale subito e lasciate un bel like. Ciao ragazzi, ciao!